Con la sua imponente altezza e la sua architettura inconfondibile, la Mole Antonelliana domina il panorama torinese ed è ormai parte integrante dell'identità della città. Ma quanti conoscono davvero la sua storia? Questo monumento non è solo una meraviglia ingegneristica, ma anche un'opera che nel tempo ha cambiato più volte il suo significato e la sua destinazione. Progettata inizialmente come tempio ebraico, la Mole Antonelliana divenne qualcosa di completamente diverso rispetto a quanto previsto, trasformandosi in un simbolo di Torino e della sua vocazione culturale. La sua costruzione fu una vera sfida per l'epoca, tanto che il progetto di Alessandro Antonelli fu considerato visionario, persino impossibile da realizzare. Ma contro ogni previsione, la Mole è ancora qui, a ricordarci l'ambizione e il genio del suo creatore. Oltre alla sua storia e alla sua straordinaria architettura, c'è un aspetto ancora più intrigante: il legame della Mole Antonelliana con l'esoterismo. Torino è conosciuta come una delle città più enigmatiche d'Europa, situata all'incrocio tra il triangolo della magia bianca con Lione e Praga e quello della magia nera con Londra e San Francisco. E la Mole, con la sua particolare forma e le sue proporzioni insolite, è da sempre al centro di teorie che la collegano a misteriose energie occulte. Secondo alcune credenze, la sua altissima guglia non sarebbe solo un elemento architettonico, ma un vero e proprio catalizzatore di forze cosmiche, in grado di influenzare la città e chi vi abita. È il 1° marzo 1859. La congregazione israelitica delibera la costruzione di una sinagoga. Carlo Alberto, con il suo famoso statuto, ha concesso l'emancipazione civile alla cittadinanza di religione ebraica e con un bel gesto dona un lembo di terreno perché vi si possa costruire il tempio. A dire il vero, pur essendo in posizione centrale, il terreno non era un granché, poco più di un fazzoletto, 1400 metri quadrati, stretto fra le case in posizione depressa e con forte dislivello. Per l'epoca e per la situazione fu comunque un gesto munifico. La comunità israelitica, per avere lo spazio sufficiente a costruire, acquistò alcuni terreni circostanti. Il fabbricato previsto doveva contenere il tempio, ma anche uffici, scuole ed asili, ed avere una forma consona all'uso. Si lanciò il bando per la progettazione. Apportando qualche modifica, venne scelto il progetto di Alessandro Antonelli. Nel 1863 veniva posta la prima pietra. Il preventivo era di 300.000 lire, ma allora, come oggi, non c'era da fidarsi. Già nel 1865 il Consiglio dell'Università Israelitica è costretto a chiedere aiuti al municipio. Vengono stanziate 30.000 lire di contributo. Nel dicembre 1869 viene concessa un'altra sovvenzione. Se ne chiede una terza, ma il comune fa orecchie da mercante. Nel 1873 si rende necessario reperire almeno 500.000 di lire per continuare e i lavori si fermano. Nel 1876 non un mattone è stato aggiunto. La comunità israelitica, impossibilitata a procedere, ma incalzata dalla necessità di avere un suo luogo di culto, propone al comune di acquistare il monumento così com'è, troppo mastodontico ed oneroso. Col ricavato ne verrà costruito uno più modesto. Il comune non è entusiasta all'idea, ma viene sommerso da 8.000 firme affinché questo monumento, che universalmente viene considerato come uno dei più arditi ed originali, non vada perduto. La petizione dà un colpo decisivo. La Mole, che ormai si chiama così, viene acquistata dal comune per 150.000 lire. Con questa cifra la comunità israelitica si fa costruire poco distante un altro tempio, meno faraonico ma più pratico. Il nuovo progetto verrà costruito su un modello completamente diverso e nel 1884 il nuovo tempio viene inaugurato mentre la Mole è ancora quasi ferma.
L'anno successivo finalmente i lavori riprendono. L'Antonelli apporta enormi modifiche al progetto iniziale. Non più vincolato all'uso religioso, innalza sulla struttura a tronco di piramide un lucernario ed un'arditissima guglia. Con questa, l'altezza totale della costruzione arriva a 167 metri dal piano stradale. Torino ha ora conquistato un nuovo record mondiale, quello del più alto edificio in cemento. La Torre Eiffel è infatti di ferro. Nel 1888 Antonelli muore. Sarà suo figlio Costanzo a portare avanti i lavori. Fra le altre modifiche, il giovane Antonelli elimina la lanterna prevista dal progetto paterno e fa issare sulla guglia un genio alato. È uno splendido angelo di rame dorato. Nel 1897 la mole non è ancora terminata, ma viene comunque inaugurato al suo interno il Museo del Risorgimento a ricordo perpetuo di Vittorio Emanuele II, padre della patria. La mole finora è costata più di 1 milione. Una volta portata a termine, è veramente uno spettacolo di bellezza ed eleganza. Niente al mondo costruito in cemento raggiunge quell'altezza. Ma il destino è in agguato. L'11 agosto 1904, durante un terribile uragano, l'angelo colpito dal vento si abbatte a testa in giù. Poteva essere una catastrofe, poiché tutto attorno la mole è circondata da case, ma l'angelo rimane miracolosamente sospeso per un piede. La guglia viene rifatta e per opporre minore resistenza al vento si decide di eliminare l'angelo. Ferito e ammaccato, viene portato giù e fatto sparire nelle cantine. Al suo posto viene issata una stella. Ma anche questa guglia non sarà molto fortunata. Il 23 maggio 1953 il cielo diventa nero. In pieno pomeriggio si scatena un vero e proprio uragano. La guglia cade al suolo. Resterà così fino al 1961, quando una nuova guglia in lega leggera, poi rivestita in muratura, verrà ricollocata. Da recenti controlli computerizzati, l'intera struttura pare godere ora di un'ottima salute e un buon equilibrio statico. Nel 1980 l'angelo viene ripescato dalle cantine, lucidato e riesposto al pubblico accanto all'ascensore che conduce al terrazzo della mole, dove si trova tuttora. Per comprendere pienamente il significato esoterico di questo monumento, occorre sforzarsi di guardare oltre all'apparenza delle cose, non fermarsi ai dati ufficiali. Teniamo a mente una frase celebre, quanto mai pertinente: l'essenziale è invisibile agli occhi. La storia, quella fatta di date, avvenimenti, compromessi, non è che la punta dell'iceberg. Nel caso specifico della mole antonelliana, dobbiamo prendere in considerazione 3 punti fondamentali da esaminare singolarmente. Il primo punto afferma che non esiste la casualità. Cose, persone, eventi trovano una loro esatta collocazione nello spazio e nel tempo secondo imperscrutabili disegni. Il secondo ci ricorda che esiste un rapporto ben definito tra la forma esterna di un qualunque oggetto ed il suo contenuto, il quale viene direttamente coinvolto e condizionato dalla forma stessa. Il terzo ci insegna che un'angelicità ha in custodia ogni singolo luogo geografico, influenzandolo con la sua presenza, ma subendone a sua volta l'influenza. Il primo punto è fondamentale per comprendere il mondo magico. È un cardine irrinunciabile. Non esiste il caso né la coincidenza. Noi camminiamo ogni giorno verso luoghi e persone che ci aspettano da sempre. In effetti, pur usufruendo del libero arbitrio, la nostra non è che una gestione limitata della vita. Ci sono appuntamenti prefissati a nostra insaputa a cui non possiamo mancare. Anche le città, i monumenti, sono assoggettati a questa legge. La mole antonelliana era destinata a rappresentare la città, ma soprattutto a diventare una sorta di condensatore distributore di energia. Ricordiamo che quasi tutto il sottosuolo di Torino emana energia. Per funzionare correttamente, il monumento doveva essere collocato nella giusta posizione
e soprattutto essere usufruibile da tutti. Adesso analizziamo il secondo punto. Esiste un reciproco rapporto tra la forma ed il suo contenuto. La mole, nel progetto iniziale, doveva diventare una sinagoga, luogo di culto per la religione ebraica. Bisogna tenere presente che la grande massa di conoscenze esoteriche di cui l'occultismo odierno vanta il possesso deriva dalle antichissime tradizioni cabalistiche dell'ebraismo. L'Antico Testamento non è che una piccola parte dello scibile iniziatico tramandato. La tradizione è antichissima, precedente ancora l'uso del segno grafico, tramandata attraverso pochi individui selezionati. Non bisogna dimenticare che i grandi segreti iniziatici sulle energie, le forme, le vibrazioni erano già perfettamente conosciuti da Mosè, allevato come un figlio alla corte del faraone. Su questa straordinaria figura ci sarebbe ancora molto da studiare per capire. Non fu soltanto un figlio adottivo, ma venne iniziato alla conoscenza dei saggi. Ai giorni nostri la diffusione di una certa cultura ha permesso la parziale divulgazione di talune discipline. Gli alchimisti egizi di 5.000 anni fa conoscevano segreti che la scienza odierna comincia appena ad intuire. La mole nel progetto iniziale doveva avere una struttura tronco-piramidale in parte simile alla sinagoga di Roma, che è molto simile alla mole ma senza guglia. L'energia delle forme ha assunto negli ultimi tempi una importanza fondamentale e come non citare le misteriose variazioni del campo di energia all'interno della piramide di Cheope. Un'energia potente, di origine sconosciuta alla scienza, agisce all'interno di qualunque struttura a forma piramidale. Quale che sia questa forza a noi sconosciuta, era ben nota e utilizzata dagli egizi. Forse questo segreto faceva parte di un bagaglio di conoscenze che si tramandava dai loro antenati atlantidei. Ma tornando alla mole e scegliendo la forma piramidale per la sinagoga, quanto vi era di predeterminato e quanto invece ripescato e adattato alle antiche conoscenze? È pur vero che all'epoca dovettero costruire su un fazzoletto di terreno, per cui quella forma era quasi obbligatoria per poter sfruttare il pochissimo spazio disponibile. Ciò nonostante, la forma tronco piramidale a livello architettonico era un'innovazione più che audace, quasi priva di senso per i non addetti ai lavori. Oggi, con la maggiore circolazione della conoscenza esoterica, le piramidi sono entrate con forza nell'architettura d'avanguardia, influenzando anche la letteratura, Codice da Vinci insegna. Per quanto riguarda la mole sinagoga, le misure non sono proprio quelle canoniche. Il monumento torinese è più snello ed arrotondato rispetto all'archetipo egiziano. In queste considerazioni bisogna tenere conto solo della base, poiché la guglia fu un'aggiunta successiva dovuta al figlio di Antonelli, un'altra innovazione dell'innovazione. In ogni caso, pur con le differenze sostanziali, rimane ben chiaro un dato di fatto. La superficie interna della mole funzionava e continua a funzionare come un potente risuonatore d'energia. Nell'intento di coloro che la commissionarono, quello era un tempio ebraico e dunque vi si sarebbero tenuti i celebrati rituali religiosi tramandati da una tradizione antichissima e tuttora suggestiva. Dovevano innalzarsi canti, inni, preghiere, antichi mantra rituali. Queste vibrazioni, espandendosi e riflettendosi nel vasto spazio-cavo della forma ben predeterminata, si sarebbero amplificate per poi tornare come una benefica onda d'urto sui presenti, caricandoli di energia positiva. Ma la mole non è mai diventata una sinagoga. Al suo interno non si sono mai elevati i potenti mantra dell'ebraismo. La sinagoga è stata costruita altrove. Per tutta una serie di coincidenze, oggi la mole è veramente di tutti. È aperta al pubblico e molto visitata. Al suo interno vi vengono organizzate mostre, convegni, incontri. Si può salire in ascensore fino al primo terrazzino e godere di una spettacolare vista della città. Al centro c'è oggi il Museo del Cinema,
ed una spianata di eleganti poltrone permette al visitatore di rilassarsi, guardare verso l'alto le immagini ed i colori proiettati sulle pareti e soprattutto di caricarsi della bella energia emessa e amplificata dal luogo e dalla guglia. Sì, perché il caso, la magia, la coincidenza hanno voluto che l'Antonelli decidesse di piazzare una bella guglia svettante sulla piattaforma che terminava in un tronco di piramide. E così le energie che turbinano all'interno della mole vengono catturate e proiettate in alto da questa antenna puntata verso il cielo. Casualmente, la mole sorge su uno straordinario punto magico. Certamente Carlo Alberto non lo sapeva quando donò questo fazzoletto di terra alla comunità israelitica. Quel luogo a metà strada tra il Po, la Gran Madre di Giardini Reali, assorbe come una gigantesca spugna le energie della grotta alchemica. Così, al di là e al di sopra del volere degli uomini, dei loro disegni e travagli economici, ciò che doveva appartenere a tutta la città ha trovato la sua esatta collocazione. Strettamente legato alla storia della mole antonelliana c'è la storia di Auriel, l'angelo custode della città. Ma l'intelligenza angelica di nome Tauriel custodiva questo luogo molte migliaia di anni prima che l'uomo vi posasse piede. Lui custodiva il nodo d'energia che sorgeva dalla terra, ben visibile molto prima che i due grandi fiumi iniziassero a scorrere nella pianura. I millenni passarono velocemente. L'angelo vegliava, sconosciuto e invisibile a tutti, fino a quando trovò il giusto simulacro per manifestarsi. Per un breve periodo prese corpo in un monumento la cui fisionomia gli era congeniale, il grande genio alato che svettava sulla guglia più alta della sua città. Ora la statua non c'è più, ma la presenza dell'angelo è ben presente, fluttua, vigile ed invisibile non solo nel cielo, ma in ogni luogo fisico o eterico della città che custodisce. La storia dell'angelo della mole non è che la breve cronaca di un attimo fuggente, un battito di ciglia in cui Tauriel ha avuto un corpo visibile. L'angelo della mole fu voluto dal figlio dell'Antonelli, Costanzo. Suo padre Alessandro aveva previsto una lanterna. Costanzo, comunque, non vide mai il suo lavoro finito. Morì nel 1888. L'angelo fu issato nel 1889. A dire il vero, nei suoi incartamenti Costanzo non lo definì mai esplicitamente angelo, ma bensì genio alato. Realizzato in rame dorato, è alto 4 metri e pesa ben 6 tonnellate. L'Antonelli mette nelle mani del suo angelo sia il giavellotto, simbolo di penetrazione, perché è l'arma che apre il cuore e la mente dell'uomo per far penetrare il messaggio divino, sia la palma, simbolo di vittoria. Nell'intento dell'Antonelli, la sua creatura alata doveva riversare sulla città ogni dono, ogni auspicio fortunato, e in questo non ha badato ad economie nell'arricchire il suo simulacro. Il piedistallo in bronzo su cui poggia i piedi è ornato su tutti i 4 lati con lo stemma della città col toro rampante. Il basamento è tutto inghirlandato da cornucopie che traboccano fiori e frutti, simbolo di grazia, abbondanza, fortuna e prosperità. C'è un'altra grande creatura alata che svetta nel cielo sopra Torino. Si trova sul Colle della Maddalena e in mano regge un grande faro in perenne movimento, visibile da molto lontano. In questo caso, però, non è un angelo vero e proprio, ma bensì una Nike, la vittoria alata, così come la raffiguravano i greci. E infatti sulla collina, ai suoi piedi, si snoda il Parco della Rimembranza, con i nomi di migliaia di soldati caduti in guerra. Ma ora esaminiamo l'aspetto più occulto dell'angelo della mole, perché in effetti proprio di un angelo si tratta. Anche se ha svettato per poco tempo, ha effettivamente incorporato e ospitato la presenza del protettore invisibile della città. Gli studiosi di occultismo sanno che ha nome Tauriel. Per entrare in quest'ottica bisogna tracciare a grandi linee un quadro sulle legioni angeliche e sulla loro reale presenza accanto agli uomini e nei vari luoghi anche disabitati della terra.
Per non addentrarci in argomenti che meriterebbero ore di video più approfonditi, ci limiteremo esclusivamente a quelle gerarchie più vicine a noi, senza addentrarci nei grandi ordini celesti. Secondo la tradizione, ogni essere umano ha un suo angelo custode, ma anche i singoli luoghi geografici ne possiedono uno. Ogni luogo fisico, collina, lago, vallata o città, è dominato e custodito da un'angelicità, da una creatura che nella scala evolutiva sta a uno scalino al di sopra dell'uomo. Il territorio custodito diventa quindi il corpo fisico dell'angelo, la sua parte visibile esteriorizzata. Ma c'è molto di più. La rete angelica protettiva, intessuta attorno a noi, è fittissima, onnipresente. Una famiglia, un'associazione, un'abitazione, un caseggiato hanno il loro angelo. La civiltà greco-romana li identificava con i Lari o i Penati, i Gallo-Celti con i signori del luogo. Ovunque gli umani si radunino per condividere un lavoro o una passione, là giunge un custode angelico. Una classe, una scuola, un quartiere ne hanno uno, anche una filarmonica, una bocciofila, una squadra di calcio e quindi anche una città, una regione, una nazione. Questa singola angelicità viene identificata secondo i casi con lo spirito di corporazione o spirito di gruppo, spirito di popolo, nazionalistico e così via. E da qui si passa ai grandi arcangeli che custodiscono e guidano i continenti, le razze, i popoli, ciascuno secondo il piano evolutivo. Ci sarebbe moltissimo da dire su ciascuno di questi angeli e arcangeli, un numero infinito di creature grandi e piccole, preposte ciascuna ad un compito specifico, rigidamente suddivise in gerarchie, non esercitanti il libero arbitrio. C'è di che perdersi. Tornando alla mole, vediamo come lassù, dimorando temporaneamente entro un corpo di rame, si è reso visibile l'angelo protettore di Torino. In tutte le epoche, con ogni tipo di situazione religiosa o politica, ci sono stati e ci sono tuttora personaggi perfettamente a conoscenza dei segreti delle dottrine esoteriche. Questi individui, che ben conoscono anche il significato di Tauriel, alimentano, potenziandola, una forma di pensiero positiva. Gli ignari cittadini che guardavano compiaciuti al bell'angelo della mole contribuivano, anche se inconsapevoli, ad arricchire, ad aumentare in qualche modo il suo potenziale protettivo. Quell'angelo svolgeva la stessa funzione della lapide metallica posta in cima al Monte Musinè. La sua sola presenza stimola la formazione di un pensiero positivo. Il monte poi lo amplifica con le sue misteriose energie e l'etere cosmico. Infine, lo riversa verso i tanti luoghi e persone che necessitano d'aiuto. Il fatto che non sia più nel cielo, sulla guglia, non cambia nulla. Con un corpo di rame o senza corpo alcuno, la presenza spirituale di Tauriel aleggia sulla città. La aiuta a svolgere il piano evolutivo di cui Torino è parte, di cui tutti i cittadini sono parte, poiché la nostra aura si interscambia con la sua e con quella della città, anche se siamo solo ospiti di passaggio. Dopo il paziente restauro seguito al crollo, l'angelo è stato spostato più volte. Per anni è rimasto nascosto nel grembo della mole, poi, uscito dalle cantine, ha soggiornato per un breve periodo nell'atrio, accanto all'ascensore che porta verso l'alto. Questa è stata quasi sicuramente la sua collocazione migliore. Accoglieva i visitatori appena entrati nella mole, tra la biglietteria e l'ascensore. Era ammirato e fotografato. La sua presenza non sfuggiva a nessuno. Ma a Torino tutto è diviso a metà. Dove c'è la luce, tenta di insinuarsi la tenebra. E così qualcuno ha canalizzato, senza saperlo, un'idea oscura e lo ha fatto spostare. Per un certo periodo è stato piazzato all'interno del Museo del Cinema, nel vasto, bellissimo spazio nel salone centrale della mole. A dire il vero, anche se l'ambientazione generale era veramente elegante, nella nuova collocazione l'angelo ci stava proprio scomodo, immerso in un mondo che non era il suo, come un pesce in un bosco. Non è stata una grande idea. L'angelo, snello e affusolato, era completamente sopraffatto da un gigantesco Moloch piazzato alla sua sinistra,
che lo faceva apparire schiacciato come un insetto. In effetti, l'accoppiata di questi due personaggi era decisamente squinternata. Il Moloch esposto è una statua dorata, enorme, tozza. È un cimelio storico utilizzato sul set del film Cabiria. Bello o brutto che sia, in quella parte di museo trova la sua giusta collocazione. Ma a livello simbolico il Moloch è un demone, una creatura delle tenebre, il nemico naturale dell'angelo della luce. Il nostro bell'angelo di rame, il simulacro che ha svettato nel cielo sopra Torino, era davvero fuori posto in quel luogo. Lui col cinema non c'entra per niente. Lui incarna in un corpo di metallo dorato l'ideale angelico della città. E così è stato spostato, purtroppo per tutti, in un luogo molto meno visibile, nel poco frequentato Museo della Mole. Torino è da sempre una città di contrasti, un crocevia tra magia bianca e magia nera, tra scienza e mistero, e la Mole antonelliana incarna perfettamente questa dualità. Non è solo un capolavoro architettonico, ma anche un luogo che continua ad affascinare studiosi, appassionati di esoterismo e semplici visitatori. Ci ricorda che i monumenti non sono solo pietre e mattoni, ma racconti viventi, custodi di storie che aspettano solo di essere scoperte. Ed è proprio questa sua doppia anima a renderla così affascinante. Da un lato rappresenta il genio e l'ambizione umana, il desiderio di superare i limiti imposti dalla tecnica e dall'epoca in cui è stata costruita. Dall'altro sembra quasi un ponte tra il mondo visibile e quello invisibile, un simbolo che svetta verso il cielo come a cercare un contatto con dimensioni ancora sconosciute. Forse è per questo che la Mole continua a esercitare un tale magnetismo su chiunque la osservi. Non è solo una costruzione, ma un enigma da decifrare, un luogo che ci spinge a porci domande e a guardare oltre ciò che è evidente. Una cosa è certa, il suo fascino non si esaurirà mai, e chiunque si trovi a camminare per le strade di Torino non potrà fare a meno di alzare lo sguardo e lasciarsi incantare dalla sua sagoma imponente.